Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole riprendiamo il discorso relativo al modello semantico che abbiamo introdotto a livello teorico nel video precedente. In questo video vediamo un esempio partendo da zero di creazione di modello semantico su OpenHub, in modo tale da capire quali sono le logiche che ci stanno dietro e quali sono i passi da fare sull'interfaccia grafica per appunto creare la nostra struttura di smart home seguendo il modello semantico. Andremo quindi a creare insieme la casa, i piani e le stanze della nostra smart home e all'interno andremo ad inserire alcuni componenti di esempio per simulare appunto la creazione di un modello semantico reale. Non perdiamo altro tempo e passiamo subito alla schermata PC. Allora, partiamo velocemente dall'interfaccia di amministrazione di OpenHub, clicchiamo su Model e iniziamo la modellazione semantica. Tendenzialmente bisognerebbe iniziare dalla location, quindi definire quali sono i contenitori dei nostri oggetti che poi andremo a inserire nella smart home. Quindi facciamo un esempio di una casa a 2 piani e poi aggiungiamo qualche stanza. Quindi come prima location io creerei la casa, quindi la chiamiamo casa, categoria gli mettiamo una house, come semantic class non lascio location, che è quello di default, che è una location generica che non specifica bene che cosa sto creando, ma ne vado a cercare una tra le scelte che ho, che sono scelte tutte compatibili con la gestione di una casa. Vado a scegliermi quella più appropriata, nel nostro caso house, la creo e a questo punto la seleziono e vado ad aggiungere altre location al suo interno, quindi vado a definire i 2 piani di casa. Quindi qua posso scrivere primo piano come id e come label primo piano, categoria abbiamo first floor e come location vado a cercare se esiste first floor. Perfetto, la creo, poi riseleziono casa e vado a creare un'altra location piano terra. Qui dovremmo avere ground floor come icona, sempre dentro location vado a cercare la location più specifica, quindi ground floor, e creo. Inizio a avere una sorta di gerarchia, quindi casa che contiene 2 piani. All'interno dei 2 piani vado a creare 2 stanze. Piano terra vado a creare la location cucina, vediamo un po', abbiamo kitchen e come location dovremmo avere kitchen, e poi sempre nel piano terra vado a creare soggiorno. Ok, semantic class, vediamo se esiste living room, perfetto, e creiamo. Poi andiamo sul primo piano e mettiamo ad esempio bagno, come location dovremmo avere bathroom e poi mettiamo la camera da letto. Location, vediamo se abbiamo bedroom, perfetto, e creiamo. Ed ecco che il nostro modello semantico inizia a prendere forma da un punto di vista strutturale e gerarchico. A questo punto noi abbiamo una sorta di albero e all'interno di tutti questi oggetti, quindi tutte queste location, possiamo aggiungere equipment e item e point, scusate. Quindi possiamo andare ad inserire i veri e propri dispositivi. Quindi andiamo ad esempio ad aggiungere in soggiorno un sensore di temperatura e umidità. Quindi io seleziono soggiorno, faccio add equipment perché sarebbe il mio sensore. Come vedete l'equipment continua a essere un tipo gruppo. Io qua mettiamo una temperatura, ma poi l'icona, vabbè, si può scegliere un qualcosa di più appropriato, perché questo dovrebbe essere temperatura e umidità. Come semantic class non lasciamo l'equipment generico come nel caso delle location, ma andiamo a specificare un qualcosa che ci possa tornare utile. Possiamo mettere sensor, ad esempio, che mi indica che è un sensore. Lo creo e ho il mio equipment, che comunque continua a essere un gruppo, perché devo arrivare fino ai point per avere i veri e propri oggetti utilizzabili poi in OpenHub. A questo punto
posso aggiungere un point a questo equipment che è temperatura soggiorno. È un tipo numerico, gli metto l'icona temperature. Semantic class non lascio la point generico, ma vado a sceglierne una che rispecchia quello che serve, quindi in questo caso è measurement, cioè un qualcosa che misura, e rispetto a prima devo anche specificare la property, che è la quarta classificazione che mi offre il modello semantico. Quindi vado a dire che questo mio point che sto creando, che si chiama temperatura soggiorno, che è un tipo numerico e che è un qualcosa che misura, vado a specificare effettivamente che cosa misura. Quindi la mia property andrò a settare la temperature. In questo modo OpenHub è in grado di capire effettivamente che cosa serve questo point. Fatto così, vedete la struttura gerarchica. Quindi ho il mio temperatura soggiorno col suo equipment padre, la sua location, quindi io e OpenHub soprattutto sa dove è inserito questo oggetto e conosce tutta la catena gerarchica andando verso l'alto. Adesso il mio equipment in teoria era un sensore che aveva sia temperature che umidità, quindi io torno sul mio equipment, aggiungo un altro point, lo chiamo umidità soggiorno, il tipo è sempre un numerico, come category, quindi l'icona mettiamo humidity, semantic class è sempre un measurement, però cosa cambia rispetto a prima? Che cosa sto misurando? Scelgo humidity, creo e ho i miei due point. Tutta questa cosa ovviamente la posso fare in qualunque location che serve, perché io potrei avere un qualcosa, ad esempio il misuratore di corrente di un piano. Se non ho il misuratore di corrente in ogni stanza, lo vado ad aggiungere direttamente nella location piano terra. Il fotovoltaico, ad esempio, lo vado ad aggiungere direttamente a casa. Perché? Perché devo scegliere la location più appropriata per quel particolare oggetto, e non è detto che debbano essere per forza le location foglia del mio albero di location. Fatto questo, se torno sulla home page di OpenHub, in automatico si dovrebbero popolare le tre pagine generate in automatico appunto da OpenHub, che sono qua sotto: ambienti, soggiorno. Perché? Perché è l'unica location che contiene qualcosa. Quindi se io clicco qua vedo che cosa è contenuto all'interno della mia location. Come dispositivi, quindi dal punto di vista della tipologia di equipment, quindi sensore, e all'interno vedo che cosa c'è. E come proprietà dal punto di vista della proprietà dei point. Quindi queste tre paginette qua si popoleranno in automatico man mano che io andrò a popolare il mio modello semantico, che è una cosa effettivamente molto molto carina. Ad esempio, se io torno su model e vado ad aggiungere ad esempio la luce del bagno, qui vado a fare un add equipment come tipologia di equipment, mettiamo light bulb, è una luce normalissima, creo. A questo punto al suo interno aggiungo il point, che cosa sarà il point di una light bulb? Sarà l'interruttore per accenderla e spegnerla, quindi lo chiamerò sempre luce bagno, che già esiste perché avrei dovuto dare un prefisso ai nomi, vabbè. Luce bagno, chiamiamolo così, interruttore luce bagno, tipo switch, me lo dà già in automatico. Qua metto switch se voglio così, se no posso mettere anche la lampadina, è uguale. Semantic class vado a mettere switch in questo caso, come property è un interruttore per cosa? Per una luce, creo. Quindi all'interno del mio bagno io ho il mio equipment luce e il mio interruttore che lavora sulla luce, che è un point. Faccio la stessa cosa per la camera da letto, vado veloce,
ed ecco il nostro modello semantico un pochino più popolato. Quindi se io torno sulla mia home page senza ovviamente aver fatto nulla dal punto di vista della modifica delle pagine, intanto mi trovo due ambienti in più, che sono la camera da letto e il bagno, e se vado all'interno ovviamente trovo solo gli interruttori della luce. Se vado sui dispositivi mi trovo il sensore di prima e la lampadina che ne raggruppa due, che sono le due lampadine nelle due stanze, e come proprietà trovo anche luce in questo caso. Bene, per questo video mi fermerei qui. Abbiamo visto insieme quindi come creare il modello semantico della nostra smart home, partendo dalla definizione della casa, dei piani e delle stanze, e andando a inserire all'interno i componenti che poi risulteranno negli oggetti utilizzabili all'interno della nostra, appunto, smart home e dell'istanza di OpenHub. Nel prossimo video vediamo insieme come andare a rimodellare, utilizzando le logiche del modello semantico, un'installazione di OpenHub già strutturata ma senza seguire le logiche del modello semantico. Ringrazio chi è arrivato fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!